Ciao a tutti, oggi tratterò l'argomento della manutenzione straordinaria del kite che segue il video della manutenzione ordinaria dove vi riporterò il link in didascalia. La manutenzione straordinaria consiste nella regolazione della lunghezza delle linee della barra. Questa manutenzione io consiglio di farla o a inizio stagione o a fine stagione. Sostanzialmente cosa succede utilizzando il kite? Che le 4 linee che compongono, le 5 linee che compongono la barra si allungano in maniera diversa. Meglio, le front line, che sono le linee adibite alla trazione, subendo sempre una situazione di trazione maggiore rispetto alle backline che sono adibite al pilotaggio, nel tempo vanno ad allungarsi e perciò non sono lunghe, le 4 e 5 linee non sono più lunghe tutte uguali. In più, da quando è stato introdotto il sistema di depower con elastico, questo è ancora più evidente, perché l'elastico nel tempo perde elasticità e comporta l'allungamento delle front. Perché dobbiamo fare questo controllo? Perché dobbiamo sempre garantirci di avere le linee tutte lunghe uguali? Perché quando siamo soprattutto in condizioni di vento leggero, perciò abbiamo il depower completamente aperto, se andiamo a tirare la barra e non siamo nella condizione giusta di linee lunghe uguali, l'angolo di incidenza del kite diventa eccessivo, si innestano delle situazioni di turbolenza e il kite più facilmente stalla. Do un'informazione didattica a prescindere dal discorso del settaggio della barra. Quando il vento è leggero non bisogna mai aggrapparsi alla barra, cioè non bisogna mai cercare di ottenere trazione dal kite lavorando a barra bassa. Questo l'ho fatto sempre, ma ancora di più nel vento leggero non si lavora tenendo la barra bassa, ma si ottimizzano i comandi destro e sinistro per creare degli otto estremamente performanti che creino quel vento apparente che ci permette di navigare. Vento leggero e barra bassa non sono mai il binomio ideale. Ovviamente parliamo di una situazione di vento leggero per la misura del kite che stiamo usando. Ovviamente se il vento è decisamente troppo leggero, anche col miglior movimento del kite non potremo avere la trazione necessaria per navigare. Cosa facciamo allora? Per capire se le nostre linee sono giuste, sono settate in maniera corretta, sono lunghe e giuste, basta stendere le linee, mettere le linee in chiaro, ancorarle a un punto di aggancio, indossare il trapezio, collegarsi, aprire completamente il depower e verificare se mettendo in tensione le front line usando il peso del corpo e le backline tirando la barra in giù, la barra va in contatto con il chicken loop. Se questo non avviene, vuole dire che siamo in una situazione di settaggio sbagliato delle linee. Le front sono troppo lunghe. Come faccio a capirlo di quanto? In questo caso è evidente che abbiamo ben 4 dita di maggior lunghezza delle frontline rispetto alle backline. Se io vado a accorciare un po' il depower, vado sostanzialmente a risolvere questa cosa. Però questo è una cosa che posso fare mentre sto praticando e mi accorgo che la barra non è settata nella maniera giusta. In questo momento io invece devo trovare il modo di sistemarla definitivamente, cioè che quando ho il mio depower completamente aperto la barra va in battuta. E come faccio? Agisco sul depower. Io in realtà, andando a spostare questo punto di aggancio più in alto, tipo qua, e poi andandolo a bloccare in un secondo momento, ma per verificare, io arrivo qui e riverifico: è giusto adesso? Ho guadagnato qualcosa? Non abbastanza, devo ancora recuperare un pochino, perciò faccio scorrere più avanti, praticamente recupero questa cima del depower fino ad arrivare a un settaggio che mi fa mandare la barra in battuta. Ovviamente le 4 linee devono essere tutte tese uguali. Può capitare che anche facendo questo lavoro si veda che una linea o una delle due backline o una delle due frontline è più lunga.
In questo caso invece bisogna proprio andare a stirare l'altra linea in modo da avere la lunghezza identica. Questo è il trimaggio della barra.